Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nella riflessione della domenica di oggi traggo spunto da una chiacchierata che stavo facendo con un amico sul fatto che noi siamo oramai l'ultima generazione a cavallo tra l'analogico e il digitale. E questo che cosa vuol dire? Beh, ve lo dico subito dopo la sigla, forza! Se non avete mai visto qualcosa come questa, oppure questa è un po' più datata, quest'altra, non vi preoccupate, è normale, sono due ricordi di un'epoca analogica che oramai non esiste più. Che cosa vuol dire un'epoca analogica? Beh, ve lo faccio semplice. Prima, ad esempio, le telefonate si pagavano, i cellulari non esistevano, bisognava utilizzare le cabine telefoniche, poi dopo che sono arrivati i cellulari sono arrivate anche offerte, ma cose del genere. C'erano le videoteche, quindi nessun servizio di streaming online, e se volevi parlare con un amico dovevi scendere di casa, andare a citofonarlo e aspettare che scendesse, oppure telefonarlo e scendere comunque per vedersi, non c'erano videochiamate. Le telefonate all'estero costavano l'ira di Dio e quindi si era praticamente isolati dal mondo. Se eri italiano e avevi un amico negli Stati Uniti, lo potevi sentire una volta all'anno, probabilmente a Natale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che prima c'era una differente percezione del tempo, dello spazio, che adesso è stata completamente sovvertita dall'epoca digitale. Adesso abbiamo un catalogo infinito di film che possiamo consultare in qualsiasi momento, possiamo fare telefonate internazionali ogni singolo istante, grazie a servizi come WhatsApp, Telegram e così via, insomma ce ne sono diversi. E anche la creazione di contenuti era differente, c'erano i filmini fatti con le videocamere amatoriali, si vedeva magari lo zio un po' più ricco che aveva la videocamera un po' più importante, faceva le riprese per quanto riguarda le comunioni oppure per quanto riguarda diciamo i saggi di fine anno, insomma i saggi di ballo della scuola, in cui c'era figlio, nipoti e così via. Certo c'erano anche fotografi professionisti, ma i servizi ovviamente erano cari e quindi per le piccole cose spesso si preferiva fare un filmato un po' più amatoriale. Perché ne sto parlando? Perché l'altro giorno facevamo una discussione per quanto riguarda un videoclip, un reel di 15-20 secondi pieno di effettistica. C'è veramente tanti effetti fra transizioni, effetti speciali e così via. E giustamente mi chiedevano se fosse stato realizzato ad esempio con After Effects o Fusion di DaVinci, ma devo dire la verità, probabilmente quel tipo di effettistica sarà stata realizzata con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale adesso ci permette di fare cose che prima c'erano precluse, quindi realizzare effetti speciali con uno schiocco di dita, ma questo vuol dire anche essere impazienti. Prima c'era un tempo d'attesa per creare gli effetti, il cliente lo sapeva, si aspettava, c'era una maggiore, come si suol dire, propensione ad attendere. Adesso invece con l'intelligenza artificiale ognuno pretende tutto e subito, ma questo non riguarda solo l'intelligenza artificiale, questo riguarda anche ad esempio i servizi. Utilizzando ad esempio i servizi online adesso si pretende quasi tutto immediatamente, ma questo non vuol dire sempre che il digitale sia un bene. Infatti vi faccio un esempio, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale molte aziende stanno licenziando servizi di customer service, servizi di call center e cose del genere. Perché? Perché giustamente utilizzano l'intelligenza artificiale per rispondere alla maggior parte delle domande, alla maggior parte delle interazioni con i clienti e questo per un cliente in realtà è uno svantaggio incredibile. L'esempio pratico, io ho dovuto interagire con Amazon per riuscire a parlare con un operatore, ci ho messo più del solito, più rispetto a prima, o quando ho dovuto interagire con Poste Italiane ho faticato tantissimo per interagire con un operatore e mi direte perché interagire con un operatore se c'è l'intelligenza artificiale? Perché l'intelligenza artificiale non è in grado di adattarsi completamente alle esigenze di un cliente. Se io ho bisogno di risposte specifiche, ho bisogno di, come posso dire, servizi molto personali e specifici, l'intelligenza artificiale non è in grado di seguirmi, mi segue fino a un certo punto, dopodiché inizia a darmi sempre le stesse identiche risposte. E quindi c'è bisogno di qualcuno, una mente umana, col quale ragionare e insieme riuscire a trovare una soluzione a un problema. Cosa che l'intelligenza artificiale non è sempre in grado di fare, non sempre ti può aiutare a risolvere un problema, può darti risposte errate e cose del genere. Qual è comunque il succo di tutta questa riflessione? Sembra che io stia divagando, ma in realtà non è così. La preoccupazione per alcune persone in questo periodo è quello che la tecnologia possa suppiantare l'essere umano. In realtà non è assolutamente così, come anche le preoccupazioni di alcuni
genitori è che i figli, presi oramai dal telefonino, possono isolarsi dal mondo, diventare più stupidi perché ci si affida sempre di più all'intelligenza artificiale e a strumenti esterni, anche solo per ricordare cose. Vi faccio un esempio. Tutti noi adesso abbiamo uno smartphone e molto probabilmente se adesso aprite lo smartphone vi troverete più di 1000 foto. Prima le foto si pagavano, quindi i momenti erano, come posso dire, speciali e selezionati. Si aveva 36 scatti e quindi quei 36 scatti bisognava dilazionarli per momenti che fossero veramente importanti. Adesso noi scattiamo qualsiasi cosa, ma questo vuol dire anche che abbiamo meno momenti di valore da ricordare, perché abbiamo la foto sul cellulare, e quindi anche la nostra mente ricorda meno determinati istanti. Perché abbiamo troppi istanti da ricordare, abbiamo più di 1000 foto che probabilmente non guardiamo neanche, quindi la nostra mente ricorda meno quello che sono state le esperienze importanti della nostra vita, il nostro cellulare è pieno di spazzatura e noi abbiamo una mente sempre meno propensa a ricordare ed emozionarsi. Altra cosa per cui vi posso fare un esempio, per cui l'essere umano non può essere sostituito e quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi, è l'emozione, quello che io definisco il sentimento. Ogni macchina adesso è in grado di simulare dei discorsi anche con intonazioni di voce, sentimenti, eccetera, però non è in grado di vivere l'attimo e non è in grado di descrivere la sensazione che dà. Esempio pratico. Se io seguo un passo di danza, ok? Il mio corpo prova delle sensazioni. Quando devo insegnare quel passo di danza, devo spiegare le sensazioni, non il movimento. Devo dare all'altro la capacità di percepire le stesse sensazioni di equilibrio, di forza e di energia che percepisco io. Perché se spiego solamente il movimento, non si riesce a replicarlo. Vi faccio un esempio pratico. Una ballerina che segue una piroetta ha una sensazione di caduta, perché l'equilibrio che noi ogni giorno utilizziamo camminando in realtà non è nient'altro che una sensazione di caduta, è un bilanciamento tra il reggersi e il cadere. Quindi le piroette possono essere descritte solo come sensazioni per farle comprendere, non solo come movimenti, perché se una persona si limita a descrivere il movimento non riuscirà mai a insegnarla, deve riuscire a trasmettere quella specifica sensazione, perché nel momento in cui l'allievo prova la stessa identica sensazione sa che sta facendo bene e riuscirà a replicare il movimento. Allo stesso modo, quando noi creiamo un contenuto, il pubblico deve provare delle sensazioni. Se io ti creo un video e te lo riempio di effetti speciali che sono stati creati con l'intelligenza artificiale, potrei avere un effetto sorpresa, ma non crearti un'emozione, perché l'evento che stai guardando, la cosa che ti ha stupito, sai che non è reale. Quanto più questa cosa percepisci come non realistica, tanto più ha un effetto che viene chiamato Uncanny Valley, che ti rende quella cosa strana, diciamo anormale. Questo perché? Perché noi siamo ancora in grado di provare emozioni e di distinguere cosa ce ne trasmette e cosa non è in grado di trasmetterci emozioni. Questo è il motivo per cui il mio collega è molto più portato per creare reel e storie di persone e non di eventi come inaugurazioni di centri commerciali pieni di effetti speciali o streamer di videogame che aggiungono tante effettistiche. Dal mio punto di vista quel video che mi ha fatto vedere sembrava più una pubblicità di Artlist che un vero e proprio video. Sembrava tanti effetti messi insieme, ma senza una storia, senza una trama. Perché è importante che quando raccontiamo qualcosa ci sia una storia e una trama? Perché ognuno di noi è in grado di immedesimarsi in un racconto solo se trova dei punti in comune. Se io non ti do un inizio, uno svolgimento e una fine, tu vedi tutta una sequenza di cose che magari sì, ti dà delle sensazioni, ti fa un effetto wow, però non sei in grado di provare delle vere emozioni e non sei in grado di desiderare determinate cose. Perché gli spot della Apple oppure di grandi marchi puntano molto sullo stile di vita, sulle sensazioni che una persona ha? Perché se tu riesci a medesimarti nelle sensazioni che il protagonista dello spot prova e provi magari dell'invidia per lo stile di vita che ha, allora sei più propenso a comprare un prodotto. Se io ti mostro un prodotto e te lo riempio di effetti e magari compare dal nulla, trasformandosi all'improvviso, tu dici wow, stupendo, ma non ti ha lasciato nulla, non ti ha lasciato delle sensazioni, non ti ha lasciato la voglia di comprarlo perché ti serve a qualcosa.
la riflessione comunque è un po' più profonda di questo è, diciamo, è il lato pratico e commerciale, ma ci sono molte persone che non si occupano di video, non si occupano di lavori che possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. E quindi qual è il senso del vivere una vita che è passata dall'analogico al digitale? Oltre ovviamente all'adattarsi. Oltre all'adattarsi, beh, ragazzi, è la sensibilità. Chi ha vissuto un'epoca analogica ha una sensibilità diversa dal nativo digitale. Il nativo digitale tende a essere un pochino più frettoloso e non è un caso se molte persone native digitali adesso stanno riscoprendo l'amore per l'analogico, perché analogico può essere anche un libro, ragazzi, non stiamo parlando di pellicole, sto parlando di un discorso molto generico, può essere un libro come può essere un vecchio computer, una vecchia console come la Nintendo. Si ha questa riscoperta perché si entra più in contatto con se stessi, si ha una sensazione di lentezza, si ha una riscoperta di quelli che sono i valori umani, perché il digitale è bello, è in grado di unire persone a distanza, ma è anche in grado di trasformare la vita e renderla molto più fredda. Non è un caso che una serie TV Black Mirror prende ispirazione dallo schermo nero di un cellulare spento o di un device spento, perché i device possono essere utilizzati per avvicinare le persone o per spegnere sensazioni, per spegnere emozioni, per spegnere quello di cui in realtà l'essere umano è fatto. Questo è il motivo per cui ultimamente l'analogico sta diventando di moda, i dischi, le vecchie console, i libri, perché significa rallentare. Aprire un libro rispetto a leggerlo su un tablet significa riscoprire un pochino se stessi, perché ogni pagina che noi sfogliamo è un gesto, è una sensazione, l'odore della carta è un'emozione. Ogni volta che noi mettiamo un disco in un giradischi è un gesto, è la gestualità. Perché ad esempio alcune persone preferiscono le fotocamere rispetto allo smartphone? Perché la fotocamera ha una gestualità, ha delle movenze, ha qualcosa di seducente, ha qualcosa che ti dà la voglia e l'emozione di fare qualcosa ed è diverso rispetto al semplicemente premere uno schermo per scattare una foto. E quindi io credo che sì, il digitale sostituirà molte cose, soprattutto renderà più veloce e più pratica la vita sotto alcuni punti di vista. Probabilmente ognuno in casa a un certo punto avrà un robot basato su intelligenza artificiale che farà il bucato al posto nostro, ma ogni tanto avremo voglia di fare il bucato anche noi, ogni tanto avremo voglia di fare qualcosa anche noi, perché è la nostra natura il voler fare. Magari alcune persone diventeranno più stupide perché si affideranno completamente all'intelligenza artificiale per tutte le risposte e tutta la conoscenza umana, ma ce ne saranno altri, probabilmente, che preferiranno leggere libri per imparare cose, preferiranno ricordarle e avere una memoria sviluppata piuttosto che affidarsi a memorie esterne per ricordare le cose. O forse alla fine diventeremo dei cyborg e quindi avremo un cervello con intelligenza artificiale come Ghost in the Shell. Io spero di no, e questo non ve lo so dire. Però spero che se siete delle persone che non hanno avuto la fortuna di vivere l'epoca, diciamo, analogica, possano avere il piacere di riscoprire la lentezza legata poi a quelle che sono le sensazioni umane. Perché se mettiamo un poco di umanità in tutto quello che facciamo, vi posso assicurare che la differenza si nota, si vede. Se mettiamo umanità nel lavoro, si nota, anche se gli imprenditori forse la pensano diversamente da me. Se invece avete vissuto l'epoca analogica, scrivetemi qual è stato il vostro momento preferito o quello che avete percepito come balzo storico. Io, il mio, che possa ricordare, è nel 1995 con l'uscita di Windows 95, che sul mio primo personal computer, Pentium MMX, un Pentium 166 MMX, che era già un computer bello che potente per l'epoca, non mi ricordo neanche quanto era piccolo, oramai è passata una vita, ho percepito come il più grande balzo storico nella tecnologia delle case delle persone. Finalmente si potevano fare diverse cose e io personalmente ho aspettato anche un'intera giornata per un MP3 di 3 minuti, perché la connessione prima era a 56k, non come si dice, in fibra come c'è adesso con l'alta velocità.
Scherzi a parte, se questo video ragazzi vi è piaciuto, vi ha fatto riflettere, ma vi ha dato anche uno spunto per come migliorare le vostre attività, sia lavorative che ludiche, mettete un like, condividetelo con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale e con me si va, ci vedremo nei prossimi video. Se parlare di tecnologia analogica e del passato vi ha interessato o vi diverte, scrivetemelo nei commenti, magari farò una rubrica apposta per ricordare il tempo, diciamo, passato, insomma, la tecnologia che si è evoluta mano a mano nel tempo. Ho parecchi ricordi legati anche all'evoluzione degli smartphone, visto che sono uno che aveva un 8007 come primo telefono. Detto questo, ci vediamo alla prossima. See you next.